Entriamo nel centro di Sirmione. Buongiorno, sono Stefano, metà luglio, sabato mattina vi faccio vedere un po' com'è Sirmione. C'è tantissima gente, questo è il castello, l'entrata, e guardate che bello. Se fate il giro con la barca ve lo consiglio, turistico, perché vi fanno passare anche qua sotto, molto suggestivo. E il castello di Sirmione secondo me è uno dei più belli del lago. Forse dire più bello non lo so perché è soggettivo, però a me piace tantissimo, poi dentro c'è molto da vedere. Peccato, l'unica cosa che non ha delle sale interne da vedere, quindi è tutto esterno. In cima alle torri, però non ha delle sale antiche da vedere. Comunque, facciamo un giro a Sirmione, spero di farvi compagnia. Allora, questa volta passo nel centro. Vi faccio vedere un po', sì, stamattina passo al centro e poi al ritorno faccio le spiagge. Vi do una panoramica anche del castello da qui, guardate che bello. E immagino che sappiate che è un castello del XIII secolo costruito dalla famiglia Scaligeri della Scala per proteggere Sirmione, e è molto suggestivo anche, questo posto, quindi ad Arsena, ciò che circonda le mura del castello. Guardate, credo che di tutto il lago di Garda sia l'unico ad essere completamente ricoperto intorno, circondato dall'acqua. E questo è Sirmione. Allora, qui ho già fatto un video, l'avevo spiegato, due scelte: o andiamo di là o andiamo di qua. Stavolta vado di qui, di là andiamo direttamente alla spiaggia, al Lido delle Muse, poi spiaggia delle Bionde e Jamaica Beach. Qui saltiamo la prima spiaggia, quindi il Lido delle Muse, spiaggia delle Muse, però facciamo un po' il centro, vi faccio vedere, dai. E anche c'è più ombra. Passo di qua, vi faccio vedere questa piazza che è molto caratteristica. Cioè a Sirmione c'è tanto da vedere, avete molte spiagge, poi fuori anche dal centro naturalmente, però poi in centro sostanzialmente la più famosa è Jamaica Beach. Poi andiamo a vedere. Poi avete Parchetto Catullo, naturalmente le grotte di Catullo, fantastiche, è una villa romana. Poi naturalmente ci sono le terme, che d'estate non le farei perché fa un po' caldo. Là c'è il traghetto, vedete il porto, questa è una piazza molto suggestiva, molto frequentata dai turisti naturalmente. Allora, qua hanno sempre brioche esposte, se lo hanno ancora mi viene una fame qua, probabilmente dopo prendo un cappuccino brioche, faccio vedere. Qui no, non li hanno, però di solito hanno qua delle brioche esposte. Gelaterie ovunque qua. Qui naturalmente devono passare quelli che lavorano, è difficile. E noi andiamo di qua. Andiamo di qua noi. Belli sti ghiaccioli. Di là vi collegate con un'altra via che poi comunque alla fine finisce qui, Sì. Anche qui è molto molto bello, guardate, è meraviglioso con tutte queste palme. E sabato mattina c'è tanta gente.
Sirmione credo che sia uno dei posti più suggestivi del lago di Garda, credo, dal mio punto di vista. È molto vario, c'è molto da vedere, da fare. Guardate là. Guardate che bello. Anche di là poi andate al lago. Vedete. E poi possiamo anche passare di là, c'è meno gente, anzi io vado di là, no dai, faccio vedere di qua. Quando passano le macchine è veramente un disastro. Purtroppo dovrebbero creare più servizi per portare le persone e non far passare le macchine, perché come fai a far passare le macchine, cioè, in queste vie di sabato e domenica? È assurdo, però dovrebbero far passare soltanto dei trenini elettrici. Ogni 5 minuti passa il trenino, lo prendi. Perché far passare qua la macchina? Dai, è assurdo. C'è in centro così la macchina. Adesso facciamo una camminata, andiamo a vedere il Lido delle Bionde e andiamo poi a vedere Jamaica Beach. Ok, là a sinistra ci sono le terme, faccio vedere adesso la famosa acquaria, però andarci adesso, cioè io non ci andrei perché fa caldo, poi comunque prenotate perché non potete arrivare lì a fare i biglietti, è tutto online e è sempre pienissimo, quindi prenotate, però in questo periodo non le farei perché fa troppo caldo. Le terme Catullo, l'acquaria lì, sono stupende se fatte autunno, primavera, inverno, d'estate. Eccomi. Riflesso nello specchio. Facciamo tutta una camminata insieme, video lungo, non taglio nulla, spero non vi annoiate, tanto prendete un caffè, fate un giro, poi tornate qui, io continuo a camminare. Ogni tanto mi piace fare questi video più real, cammino e faccio del posto. Stamattina sono anche chiuse, forse è troppo caldo. Qua è l'acquario, vedete, dove fate le terme, tutto il centro spa però è chiuso. Ora, per andare a Jamaica Beach e alle grotte Catullo potete anche prendere il trenino, costa €1, €1,50 €, però io non lo prendo perché 200 metri avanti c'è un parco che voglio farvi vedere. Guardate che bello, tanto l'ombra c'è, quindi andate tranquilli, camminate, ma alla fine sono proprio 400 metri per arrivare ai grotte Catullo. E io vi consiglio di camminare perché vi godete anche un po' di natura qua. Di là non c'è nulla, se andate di là poi vi perdete, tornate indietro perché non c'è nulla, soltanto gli hotel, dovete passare di qua. Siamo già arrivati al parco Maria Callas, che volevo farvi vedere. Tutti fanno le fotografie, guardate. Tanto qua, questo è il trenino. Questa vi faccio vedere Maria Callas. In questa villa negli anni 50, leggo, soggiornò accanto al marito Giovanni Battista Meneghini. Nata a New York il 2/12 del 23, morta a Parigi 16/9 del 77. Io avevo 2 anni, sono nato nel 75.
guardate, guardate, già l'entrata. Adesso noi facciamo, per andare a Jamaica Beach, passiamo dal parco di Maria Callas, così facciamo anche la passeggiata panoramica. Guardate che bello. Anche qui vedete i turisti, io non so perché stanno tutti di qua a sinistra, quando la parte più bella è di qua. Boh, non lo so, forse perché vedono gente che va di là, però la parte più bella è questa del parco, e come vedete naturalmente non c'è nessuno, vanno tutti di lì, non lo so, misteri della vita. Allora, considerate che è un parco molto tranquillo perché è sabato mattina, cioè c'è un sacco di gente ed è luglio, però qui è tranquillo, ma anche perché la gente non lo conosce, perché non ci arrivano di qua. Per me sbagliano strada, vanno dall'altra parte e lo saltano, ve lo assicuro. Guardate, sono da solo, sabato mattina, metà luglio, in centro c'è il mondo, guardate qua, ma perché non lo conoscono? Però fateci un giro. Adesso vi faccio vedere il Lido delle Bionde, che bello. Beh, lì ci sarà un sacco di gente, sicuramente. Qui la temperatura è anche migliore perché c'è un po' di verde e ombra. A me piace venire qua anche in settimana, qua c'è il nulla, però più che altro le spiagge c'è poca gente. Adesso c'è tanta gente, faccio vedere, andiamo a vedere. Allora, scendiamo di qua, potrebbero anche sistemare, però non lo fanno secondo me perché non ci passa tantissima gente. Non conosce nessuno questi vicoli. Faccio vedere di qua, e adesso guardate dove vi porto, attenzione. Poi facciamo un altro bel parco e arriviamo a Jamaica Beach. Qui possiamo andare a sinistra, ma io preferisco andare di qua, e guardate che bello adesso, Vedete già, qui c'è un odore di zolfo davvero pesante, vi spiego perché adesso, guardate, vi spiego perché c'è questo odore di uovo marcio, zolfo, guardate, questo è il centro di filtraggio, qui vengono filtrate le terme, ora vi spiego tutto. Le terme sgorgano là, più o meno là, a 200 metri dalla riva, poi attraverso una tubazione arrivano qui e vengono filtrate, sgorgano a circa 20 metri di profondità, e se fate un giro con le barche turistiche vi portano proprio nel punto in cui vedete le bollicine salire delle terme. E le terme nascono, ogni volta che vengo qua lo racconto, là in cima a Montebaldo, a 2200 metri circa dalla pioggia. La pioggia filtra, scende nella roccia della montagna per 2000 metri, va sottoterra per altri 2000-2500 metri e poi risale. Tutto questo percorso dura 20 anni e naturalmente sale mineralizzata, perché si mineralizza passando tra le rocce, e si scalda perché esce a 70 gradi circa, perché naturalmente c'è il calore geotermico. Guardate che bello qua. Poi saliamo di qua, vi faccio vedere la spiaggia, poi vi porto a Jamaica Beach.
Faccio vedere il pontile, strano che non c'è nessuno sul pontile, di solito è pieno. L'hanno chiuso il pontile, mi sembrava strano, perché l'hanno chiuso? Qua sopra c'è anche un bar, perché hanno chiuso il pontile? Ecco perché non c'è nessuno. Ponte pericolante, probabilmente con tutta l'acqua che è venuta in questo periodo il legno ha avuto problemi, sembrava. Di là in fondo non c'è nulla, 100 metri poi finisce, qui potete fare il bagno. E allora andiamo a vedere Jamaica Beach. Passo dal parco qua sopra e vi faccio vedere che bello. Tanto guardate, qui c'è un po' di ombra, vi faccio vedere anche una panchina che a me piace, non ci va mai nessuno, super tranquilla per fare picnic. Vedete, potete anche mettervi qua, guardate che bello, molto molto tranquillo. Lo conoscevate questo parchetto? Di là andate poi al parco di Maria Callas, però è bello passeggiare qua. Adesso andiamo a vedere una panchina che a me piace molto, tranquilla. Andiamo di qua, faccio vedere. Scusate il fiatone, poi salita. Qua, anche qui non c'è mai nessuno, molto tranquillo. Vi mettete qui, portate un panino e siete davanti al lago. Guardate, metto qua. Ecco, panorama fantastico, in mezzo alla natura, e qui è molto tranquillo. Là sotto, vi ricordo, c'è il lido delle bionde. Ora ripartiamo, andiamo a Jamaica Beach. Vi faccio vedere anche dove sono le grotte Cthulhu, però non ci entro perché ci vuole una mezza giornata per girare bene e vedere tutto, insomma, leggere il percorso. Qua a sinistra c'è anche un parco molto carino con tutti ulivi e panoramico, quindi vedete c'è tutto il panorama vista lago e siete in mezzo agli ulivi, mentre di qua andiamo a Jamaica Beach che è là a 300 metri. E siamo arrivati a Jamaica Beach quasi. Qui c'è il trenino, vedete, che arriva qui, e di qui entrate alle grotte Cthulhu, quella villa romana. Prendetevi del tempo perché è grande, poi dentro è bello perché non è affollato, perché è talmente grande che c'è tanto spazio all'interno. Vi consiglio di andare a vederla perché poi avete una vista spettacolare sul lago. Io credo la vista più spettacolare di tutto il lago di Garda ce l'avete qua. Non a caso gli imperatori che l'hanno costruita, naturalmente l'hanno costruita sul punto più bello del lago di Garda, quindi andate a vederla. Adesso scendiamo, vado a prendere un caffè giù a Giamaica,
Fate attenzione alle rocce, non qui ma giù la spiaggia, perché si scivola. Lo racconto ogni volta, io questo episodio sono caduto in acqua, non avevo le scarpe, ho tolto le scarpe, ho tirato sui pantaloni per fare un video, sono scivolato in acqua completamente vestito. Anche la passeggiata che porta a Giamaica è suggestiva, c'è un bel panorama. Vedete? In mezzo agli ulivi c'è anche ombra e a destra stiamo costeggiando le mura della Villa Romana. Siamo quasi arrivati. Ecco, però se avete problemi nel camminare, insomma, è larga la strada, però è abbastanza ripida. Ok, siamo arrivati, Lì vedete anche uno scorcio della Villa Romana. Jamaica Beach è molto suggestiva. Andiamo a vedere. Ma è anche bello fare questa passeggiata per arrivarci comunque. E dicevo che Sirmione, secondo me, è uno dei posti, non so se più suggestivi del lago di Garda, è il mio preferito, perché è grande e puoi fare tanto, anche peschiera, però Sirmione ci passi veramente tutta la giornata e non ti annoi, perché c'è molto a vedere. Ok, questa è Jamaica Beach, tengo il telefono un po', diciamo, un po' meno in vista perché comunque è una spiaggia, insomma non è molto carino andare a riprendere le persone in costume da bagno, quindi faccio vedere un po', così spero si capisca. Ecco, di là potete accedere dalla Villa Romana. Eccola qua la famosa Jamaica Beach, famoso perché ha queste rocce che vanno direttamente nell'acqua, vedete? C'è un sacco di gente il sabato, finalmente, vedete che roba. E poi è famosa per l'acqua, molto trasparente. È trasparente perché non c'è sabbia, quindi è completamente pulita, non ci sono detriti, non c'è nulla. Faccio vedere. Qui c'è il bagnino, il soccorso. E qui è poi tutta la spiaggia. C'è un sacco di gente, vedete? Bene, allora io chiudo il video qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video.